Ragazzi, siamo tornati in Val Venosta e abbiamo subito trovato da lavorare, perché questo periodo, ragazzi, coincide con un periodo bellissimo che è la raccolta delle mele. È iniziato l'autunno e qui abbiamo Marti che adesso mi insegna a raccogliere le mele. Sono brava, insomma. Non tirare. No, Le tirare. mele è una frutta delicata e non tirare, ma si deve prendere la mela e tirarla su, così si stacca, così si stacca. Ci provo. Allora guardami, ecco. Sì. Vado su, così. Perfetto. Wow, perfetto. viene via da sola praticamente. Già imparato. Perfetto. Sono assunta? Assunta. Vai. E così ho recuperato 2 mele, la paga di oggi, ragazzi. Dovete sapere che queste mele sono completamente biologiche, questa è la loro ricchezza e il plus valore. Che meraviglia. E le miele sono dei nostri amici della Molaris, dai quali siamo tornati veramente volentieri. Infatti abbiamo lasciato delle cose in sospeso da fare, dobbiamo farvi vedere dei posti veramente bellissimi. La Molaris è un bellissimo residence a Coldrano che è composto da 8 wellness chalet e 6 appartamenti. Abbiamo questa zona in comune con tutti gli ospiti con cui possiamo condividere i momenti, dove c'è un bellissimo giardino, il laghetto balneabile e là in fondo lo vedete c'è l'entrata alla piscina interna e qui abbiamo una bellissima terrazza proprio attaccata alla reception. Appena entriamo. Ma guarda che meraviglia quest'angolino, si può vedere proprio la massima cura in ogni dettaglio. Se invece vogliamo godere della nostra privacy abbiamo il nostro wellness chalet e adesso vi portiamo a fare brevemente un up tour perché l'avete già visto nello scorso vlog che abbiamo dedicato alla Val Venosta. Amici, questa volta abbiamo il primo chalet di questa stupenda fila. Siamo in pole position. Pronti? Wow, questo è comodissimo, ci accoglie subito uno stanzino di servizio con armadio, panca e bagnetto, quindi possiamo lasciare i nostri giubbotti, le nostre scarpe sporche e metterci le ciabatte che porteremo da casa, così non sprechiamo in ciabatte usa e getta. Pronti? Tenetevi forte perché questo è uno spazio incredibile. Voilà, guardate che stanza gigante, super luminosa. Siamo in un open space, a me piace tantissimo il design della Molaris che sposa un'atmosfera semplice con materiali naturali. Ci ha accolto all'inizio una cucina che ha tutti gli elettrodomestici, compresa la macchinetta del caffè, abbiamo un soggiorno, abbiamo un salottino e l'armadio ci divide dalla zona notte. Questo spazio è veramente divertente. Qui abbiamo un bellissimo letto matrimoniale con la vasca, che io ricordo sempre che è un particolare che adoro, e una bellissima finestra sulle montagne, soprattutto sui Mileti. La testata del letto accoglie un bello specchio e un comodo lavandino per sistemarci, qui dietro abbiamo la doccia e dopo io ritornerei al salottino super luminoso perché da qui, ragazzi, si entra nel nostro giardino super privato. E chi ci attende qua? Tango! Vero Tango? Ricordiamo infatti che alla Molaris i nostri amici a 4 zampe sono stracoccolati perché la struttura è pet friendly. Come vedete questo è un bellissimo giardino, qui abbiamo un bel panorama sul Monte Sole, qui abbiamo i Meleti, ma il punto clou, ragazzi, è che abbiamo la whirlpool e la sauna tutte nostre. Come vedete l'ambiente è molto coccolo e molto accogliente e queste bellissime pareti di legno ci regalano tutta la privacy di cui abbiamo bisogno. E in più queste giornate di primo autunno possiamo godere di questo portico all'aperto con un tavolo, le sedie per i nostri pranzi, colazioni o cene e in più abbiamo 2 belle sdraie dove rilassarci. Wow, che valle, Susa, andiamo già a trovare la neve, guarda. Beh, aspetta un attimo. Forza Tango, andiamo! Che si passeggia oggi. Freschino, ragazzi, abbiamo appena parcheggiato e adesso da qua parte il percorso che ci porta verso le gole di Plima e un bel rifugio. Si parte da questo ponticello qua e ci si addentra nella valle. Sì, siamo in una delle più belle valli laterali della Val Venosta, che è la Val Martello, che si trova all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, un posto spettacolare. E oggi finalmente andiamo a vedere la gola di Plima, perché ricordiamo che il rio Plima è scavato per millenni proprio sotto al Monte Cevedale. Quindi partiamo dal parcheggio che è a quota 2000, arriviamo circa a 2256 metri, perché la nostra meta è il rifugio Corsi al Cevedale, dove si magna. È la gola di Plima, ma c'è la Tlopanese. Vai, partiti. Beh, già mi piace tantissimo qua, Guarda. Durante il percorso troveremo 4 scenografiche installazioni di acciaio che ci permetteranno di godere appieno la natura. Molte sono panoramiche, molto panoramiche, se non ci riesco va a vederle Andri. Da vertigine, insomma. Mi sa.
percorso si aggira sui 6 km circa, andata e ritorno, e quindi lo percorrerete in 2 ore e mezza più o meno. È fattibile per tutti perché il dislivello è molto piccolo. Tra l'altro dovrebbe essere un giro d'anello, vero Andri? Non lo so, diceva così il cartello, adesso lo vediamo. Scopriremo. Siamo arrivati, credo, al punto panoramico numero 1, Cazzuola. Ci avvicina alle acque, diciamo, alla Cazzuola. E poi proseguiamo su di lì, si torna su così. No, ma è ben segnalato, eh. Bisogna seguire questi cartelli prima. Seguiamo questi. Che bellino, guarda che meraviglia. Guardate come va giù questa scala, ragazzi. È a picco, eh. Bella. Wow. Stop tango. Se no mi tira giù tanto, Ma Stop. è bellissimo, guarda. Stop. Penso sia il punto più vicino, gli altri Siamo saranno sopra. sì, ma è il più, diciamo, qua siamo scesi, gli altri saremo più in alto. Secondo punto panoramico. Le coccole che non si prende tango quando siamo in gita. Hoppala. Come mit? Hai visto? Quantità ti muovi anche oggi e ti fa le feste. Ciao. 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 È un ferro di cavallo, vedi? Si gira intorno. Sì, una di queste strutture che si chiama pulpito. Ah, potrebbe. Ah, c'è anche le scalinate, ti puoi mettere qua e goderti il paesaggio. Wow. Bellissimo. Bravo, mi fidi. Oh mamma, guarda qua sotto. Fa anche star qui, eh? Sì. Tengo tango. Ok. Vai, Sei lì a guarda, Puccio? guarda te. Perché non mi casca gli occhiali che sono rotti? No. Wow. Bellissimo. Oh, poi ci possiamo anche sedere e godere il panorama. Il panorama, tieni Guarda. conto, vai. È bellissimo oggi, Andy, perché siamo passati dal verde ai primi gialli dell'autunno alla prima neve. Succederà. Esatto, bellissimo, eh? Un bel quadretto. Ecco ragazzi, il rifugio è proprio questo qua, quindi dai, è vicino tutto sommato. Punto panoramico numero 3, 3. il pulpito. Che bello! Pesiamo tanto in 3. Il pulpito va Tieni giù. il tango che riprendo. Dal pulpito con furore. Dal pulpito della Val di Plima. Ciao ragazzi! Che spettacolo! Adesso voliamo giù e vi abbiamo voluto tanto bene. Ci corni. Tutto l'ambiente è bello, poi troviamo molta gente ma sono tutti sorridenti, tranquilli, simpatici, di battuta, amorevoli con tango. C'è un bel clima in generale, vero? Non è scontato, non sempre in montagna trovi gente sorridente, a volte trovi anche quelli un po' È vero. brontoloni. Sono tutti carini, guarda, proprio si sta proprio bene. Adesso punto numero 4, il ponte tibetano. Guardate che meraviglia, questa parete rocciosa con il rifugio proprio sopra, bello. Oh, Andri! Oh, prima del ponte c'è un'altra bellezza. Una cascata? Sì. No, bello. No. Vai da foto. Vai da foto. Sono senza parole. Bello, bello. È un parco giochi questo posto. Ecco il ponte. Adesso facciamo il ponte, ragazzi, perché se no non si mangia. Dobbiamo arrivare al rifugio che è proprio là, al di là della gola. Wow, stiamo attraversando il fiume. Il Rio Prima. Balla però, Che balla.
Qui stanno restaurando la casa bagno dei soldati del fronte Ortles Cevedale e faranno un bel museo dedicato alla prima guerra mondiale. Appena arrivate qui a Rifugio Corsi ci sono tantissime cose da vedere, tra cui il museo. Adesso però ha catturato l'attenzione mia un piccolo rifugio, questo qua davanti a me. Adesso sono curiosa di andarlo a vedere. Niente baito, ragazzi, è chiuso col catenaccio, vediamo, quindi non si può entrare. Ci abbiamo provato. È bellissima questa Val Martello, e soprattutto la gola. Vi consiglio di venire quando c'è il disgelo e prima che nevichi, se no non riuscite a vedere i 4 punti panoramici. Infatti è vietato andarci vicino perché sicuramente c'è ghiaccio e neve. Proseguendo di qua, ragazzi, in un'oretta raggiungiamo il Rifugio Martello, circa 2600 metri. Adesso può essere che ci sia la neve, quindi noi ci fermiamo. Perché ha nevicato qua circa una settimana fa, sì. In alto si vede. Momento gnam gnam, Susa. Momento molto apprezzato sempre. Minestrina calda, se c'è, quasi quasi. Vediamo cosa c'è. Un po' di canederli. Anche la polenta, fa un polenta, qualcosa. Ciao. Hai visto che angoletto, Susa? Oh, meglio di così non si poteva trovare. Panoramico, guarda, da qua si vede la gola. Si vede benissimo la terrazza dove eravamo prima, Susa. Ah, eccola! Che bel minestrone con i pezzotti di verdura. Hai visto? Ah, che belli anche i tuoi canali. Mi sa che mi tolgo la fame fino a domani. Evviva. Evviva. Che sono tosti da rompere. Ma guarda che pezzettoni che ho giganti di tutta la verdura. Senza che mi brucio. Buona. Piccantina. Un po' asciutti forse. Questo è un pasto da Messner. Qua butto su energia. Allora sei pronto per andare a Rifugio Martello, Andrea? Comunque i funghi buoni, saporiti. Oh raga, questa è bella. Prima ho detto questo è un canederlo da Messner e poi dopo alzo la testa. E c'è lui nella foto. Stessa posizione proprio. Dobbiamo mangiare qua. Sì, uguale in questo tavolo, stessa posizione. Aveva mangiato posizione. il canederlo come te. Mamma mia. Oh, abbiamo mangiato un po' tanto, come avete visto, ragazzi. Ora abbiamo deciso di non arrivare a una meta specifica, ma di affacciarci sopra questa cresta qua. Così vediamo la valle di là e ci affacciamo a questa valle qua e magari facciamo 2 riprese con il drone. E anche 2 foto. Sì. Angolino, Andrea. Wow. Susa, che ci aspetta un bel bagno caldo. Direi, dopo queste bellissime immagini alla cascata, direi che torniamo indietro, facciamo un giro ad Anello, c'è una strada sterrata, quindi facciamo una strada diversa, vediamo se c'è qualcosa di bello da farvi vedere, se no ci vediamo direttamente nella Whirlpool. Tango, non è un tuo simile, anche se è un po' nero. Oh, vieni verso me. Ciao amore, ma sei bellissimo. Guarda che alba, Susa. Vista albosa. Che bello. Andrea, arrivata la colazione. Guarda che bel cestino.
Me lo ricordo, il cestino della Molaris è indimenticabile. Tanta roba, Eccoci qua. Wow. Primo piatto salato. I vari scompartimenti. Guarda che meraviglia. Scompartimento dolce. Brioche e succo di frutta. Guarda che bellina. Guarda com'è composto. Iovetti. Cioè, guardate l'amore che ci mettono, che questi Un po' di particolari. marmellate. Allora, buona colazione. Buona colazione, Andri. Che gola. Ci serve per oggi, vero? Sì, ne abbiamo bisogno. Fantastico. Dove andiamo dopo questa bella colazione? Oggi finalmente andiamo a vedere il campanile solitario nel lago di Resia. Wow, questa è tanta roba. Sì. È una vita che voglio vedere. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm. Siamo arrivati anche velocemente, Ande, perché ricordo che la Val Venosta è veramente grande, si estende da Merano fino al passo di Resia. Ci troviamo proprio in un triangolo di confine tra Italia, Austria e Svizzera. E qui siamo a Curon Venosta, a 1498 metri. Ecco qui il parcheggio, guardate là cosa c'è. Guarda Susa cosa hanno fatto qua intorno. Tutte passerelle di legno per mettersi seduti ad ammirare il campanile. Cioè, ti immagini quanta gente può venirci qua a vedere? Tantissimo. È una grande attrazione. Bello questo campanile romanico del fine 300. Fine 300? Sì, proprio bello. Hai visto c'è rimasta tipo una porticina qua, non so quanto sia profonda sott'acqua, quanto sia alta. C'è tipo un ingresso, vedi? Sì, a pelo dell'acqua. Sì, la vedo. Chissà se entrando lì ci sono le scale, perché ho visto gente a volte che arriva fin su in cima. E per cui non credo che uno si arrampichi da fuori. Me lo sono sempre chiesta. Può darsi che ci sia il passaggio interno. Sulle sponde del lago abbiamo i paesi di Resia, di Curon e i borghi di Casone e Spin. Questo è il lago artificiale più grande di tutto l'Alto Adige. Abbiamo anche un percorso attorno al lago di circa 15 km che si percorre in 3 ore e mezza circa. Fino al 1950 i laghi naturali erano 3, il lago di Resia, il lago di Curon, chiamato anche il lago di Mezzo, e il lago di San Valentino alla Muta, che esiste tuttora. Tra il 1949 e il 1950 qui è stata costruita un'enorme diga per la produzione idroelettrica. Che cosa ha fatto? Ha unificato i primi 2 laghi e ha sommerso il paese vecchio di Curon e anche parte di Resia, e la popolazione è dovuta evacuare, quindi lasciare le proprie case. Ecco che quella che oggi è una grande attrazione turistica è anche un momento doloroso per chi ha dovuto abbandonare casa propria. Se avete in mente una visita a Resia o a Curon, vi consiglio di leggere prima o dopo la visita, nelle immediate vicinanze, Resto qui di Marco Balzano, così entrate bene nelle dinamiche, nell'anima dei posti e capite meglio anche la mentalità che può caratterizzare alcune persone del luogo, capendo bene le vicende, della storia che hanno caratterizzato questi luoghi, sempre tanto affascinanti. Allo stesso modo, infatti, è bello leggere Mario Rigoni Sterna se venite sull'altopiano di Asiago, Mauro Corona se andate sulle zone di Erto, così almeno ci si immerge in maniera più consapevole in quella che è la realtà di certi luoghi e di certi territori. Per qua, Resto qui di Marco Balzano. Ci sono tante leggende su questo lago e una di queste parla proprio che durante i giorni di vento, alcuni giorni di vento, si sentono le campane che suonano, che in realtà sono state tolte prima dell'inondazione, si sentono proprio suonare dal fondo del lago. Poi raga, se volete scoprire qualcosa di più sulla Val Venosta, approfondire ancora questo territorio, noi abbiamo girato un altro vlog qualche mese fa, sempre con base alla Molaris. Così, vedendo questi 2 vlog, avrete un panorama completissimo e sarete super esperti per venire a visitare la Val Venosta. Vi metto il link sotto, descrizione o primo commento. Che abbiamo trovato? Abbiamo trovato degli amici che ci seguono! Ciao ragazzi! Quel pallino va bene! Sì, buon compleanno piuttosto! Grazie! Auguroni! Degli amici da Padova. E come al solito Tango si è preso le coccole. Quando mai? I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me.
stato bello tornare in Val Venosta e Caterina e tutta la sua famiglia, la Molaris, ci ha dato veramente un'accoglienza speciale. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Vi aspettiamo nei commenti, ciao!